Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti anche al video dedicato ai miei prodotti preferiti di maggio. Ora vi dico fin da subito che questa volta ho in serbo per voi delle cose sfiziose, delle chicche, anche un po' più del solito, secondo il mio modesto parere. Forse meno categorie, può essere pure un po' meno prodotti, ma di qualità. Quindi senza ulteriori indugi, visto che il format ormai lo conosciamo da 10 anni, andrei a partire con la prima categoria, che è quella della cura della pelle. Nel mese di maggio ho finalmente avuto l'occasione di provare questo prodotto della Filorga e indovinate un po', mi ha conquistata. Capita assai di rado che un prodotto Filorga mi deluda e devo dire, anche a sto giro ha fatto un centro pieno. Sto parlando dello Scrub and Detox, un esfoliante viso sia meccanico che enzimatico, quindi mette insieme un po' le due cose. Che differenza c'è tra esfoliazione meccanica ed esfoliazione enzimatica? Molto semplice. Esfoliazione meccanica implica un gesto meccanico, quindi questa roba qua, e si basa proprio sulla grana dello scrub che va a rimuovere le cellule morte. Esfoliazione enzimatica invece sono gli enzimi all'interno del prodotto che anche senza alcun movimento vanno a purificare e ripulire la pelle. Questo prodotto però li mette insieme tutti e due. Intanto si presenta in questo modo, la scatola lascerebbe presagire un contenitore gigantesco, invece come al solito no, grande classico, e lo scrub in sé è nero. Non ho idea del perché sia nero, perché come al solito se cercate competenze specifiche non le trovate qui, però mi ha conquistata fin da subito la texture, perché ha una grana fine, sottile, quindi non eccessivamente abrasivo. Si applica in questo modo sulla pelle pulita e leggermente umida, prima con movimento circolare, andando così ad attivare l'esfoliazione meccanica, sempre tenendolo lontano dagli occhi. Una volta finita l'applicazione con movimento circolare, lo si tiene su 2, 3, 5 minuti e lì entra in gioco l'azione esfoliante enzimatica e poi si risciacqua, e devo dire che il risultato è interessante, perché riporta un po' fuori la lucentezza della pelle che finiamo per perdere, ovviamente truccandoci tutti i giorni, ma anche semplicemente stando all'aperto con lo smog, l'inquinamento. La pelle si sporca, i pori si occludono e l'incarnato diventa più opaco, pur facendo la detersione la sera. Quindi io consiglio a priori, indipendentemente da quale scrub esfoliante sceglierete, di esfoliare almeno una volta ogni 2 settimane, per riportare un po' la lucentezza sulla pelle. Già che stiamo qua, famo subito il disclaimer. Nessuno dei brand che nominerò all'interno di questo video mi ha tristemente, non è successo, pagato per essere incluso. Tutti i prodotti li ho acquistati con i miei soldi, tutte le opinioni sono le mie, basate sull'esperienza personale. E andiamo a chiudere. E vi ricordo fin da subito, che poi mi dimentico, lo faccio a fine video, che se qualcuno di questi prodotti dovesse interessarvi, e secondo me oggi sì, perché come vi dicevo, chicchette niente male, sul mio blog troverete la lista completa con link diretti per avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi che non mi ricordo mai e eventualmente anche acquistarli. Link al mio post dedicato nella info box qui sotto, o cliccando sulla i qui sulla mia capoccetta santa. E questo conclude la categoria della cura della pelle. Facciamo un felino balzo in avanti sulla prossima categoria, che è quella del trucco. E qui vi aspettavo, amici cari, perché se già nella categoria della cura della pelle vi ho mostrato un prodotto comunque interessante, per la categoria del trucco ho delle vere e proprie chicchette.
Non solo i prodotti che vi mostrerò mi hanno conquistata, ma ho scoperto anche una nuova tecnica di make-up che ho sperimentato in un video pubblicato recentemente sul mio canale, che era la seconda parte della mia ricerca e test sui make-up hacks presi da TikTok, quindi i trucchi di make-up pensati per pelli più mature, quindi per over 40. Ecco, devo dire la verità, mi ero approcciata a questa nuova tecnica innovativa di make-up, che peraltro sta diventando virale anche tra i giovani virgulti, con grandissimo scetticismo, perché quando una cosa mi sembra troppo facile, troppo bella per essere vera, io immediatamente penso, ma certamente. E invece mi sono dovuta ricredere. Peraltro, se vi siete persi il video in questione, lo trovate cliccando sulla i qui sopra la mia capoccetta, oppure finite questo video e poi lo ritrovate anche nella info box. In cosa consiste? Vi faccio un riassunto brevissimo. Questa nuova tecnica nel utilizzare poco prodotti per lo più in crema, quindi niente in polvere, niente liquido, poco, applicarlo tutto insieme, quindi correttore, fondotinta, contouring e blush, e poi con il pennello uniformarlo. E io vedevo sto video di TikTok che, come al solito, come tutti i video di TikTok, durava 2 secondi e pensavo ma certamente. Poi l'ho messo alla prova e devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita, perché questa tecnica semplice, applicando con le dita e uniformando con un unico pennello, crea una base omogenea e luminosa in così un butter Dali. Benissimo. E quindi alcuni dei prodotti che vi propongo oggi per la categoria del trucco sono proprio un po' collegati a questa tecnica, come ad esempio fondotinta in stick della pupa. Ho avuto un attimo di cosa sono io, dove mi trovo, un grande classico, hashtag senilità e cervello che va così, c'è criceto che si inceppa nella ruota. Il Beauty Touch della pupa, fondotinta stick, applicazione rapida, ritocco impeccabile, SPF 15. Ma pazzesco questo fondotinta in stick. Onestamente l'ho preso perché volevo testare il make-up hack di Blonde in Contour su TikTok e ho fatto una ricerca miglior fondotinta in stick. È uscito questo tra i prodotti a un prezzo abbordabile e l'ho preso e ho anche azzeccato il colore. Pensate, l'incredibile, sto giro, il mezzo miracolo. È un fondotinta in stick che si presenta in questo modo, ha una texture morbidissima che si stende e si uniforma in un secondo, cioè veramente è stata una scoperta quasi sconvolgente, perché dopo anni e anni in cui mi ero fissata a utilizzare fondotinta, CC cream comunque con una texture più liquida, questa roba qua è stata un'esperienza soprannaturale. Funziona da Dio, è luminoso, copre quello che deve coprire, ne basta pochissimo, si uniforma che l'è proprio una passeggiata, ma molto bene, e quindi ve lo consiglio. Io ho preso la colorazione, ci sarà scritto qui dietro, sarebbe bello, 030 credo sia, 030. E restando in tema di prodotti in crema per mettere in pratica questa tecnica rivoluzionaria, ho riscoperto il Match Sticks, sì, si chiama così, di Fenty Beauty, che possedevo da secoli, e anche in questo caso in stick, per creare un contouring leggero ma efficace. Il trucco di oggi l'ho realizzato con questo metodo rivoluzionario e utilizzando entrambi questi prodotti. Questo lo trovate da Sephora, è sul mercato da anni e io l'ho riscoperto e ho preso ad utilizzarlo con frequenza. Poi ci aggiungete un blush in crema, zan tutti insieme, base pronta in 2 secondi. La vita! E ancora
a tema base trucco. Blonding Contour in realtà il correttore lo usa così con il contagocce, stendendolo soltanto qui nell'interno e qua a salire, perché poi è tutto un concetto di sfumare così con movimenti verso l'alto. Io invece sulla questione correttore mi sono trovata non benissimo, cioè non è proprio il mio usare un correttore così più pesante, anche se poco, ma in stick. E vi propongo invece questo, il correttore The ABC della Espresso, un brand peraltro italiano di Pescara, molto bene, e vi butto lì a titolo informativo che sul mio profilo di Instagram, nelle stories, sto portando avanti delle make-up battle, battaglie del trucco, nelle quali metto a confronto vari prodotti di make-up che posseggo e poi sono le persone che mi seguono a votare la migliore, e fra tutti i correttori che si sono sfidati nella Battle of Concealers, quello della Nespresso ha avuto la meglio, che già vi dice credo qualcosa. Io lo amo molto, ha questo packaging semplice con il contenitore morbidoso, squeezable, ha una texture leggerissima, ma proprio un nulla, ed è infatti anche molto leggero sulla pelle, si uniforma in un secondo, è coprente il giusto, si adatta all'incarnato, quindi esiste solo in 2 colorazioni, ma vi assicuro che fa il suo, luminoso, leggero, non finisce nelle rughette, copre le imperfezioni. Prodotto italiano, che possiamo dire di più, non saprei, addictive, blending, caffeinated, ecco cosa non ho detto, contiene anche caffeina che se lo applicate qua sul contorno occhi serve proprio anche a dargli una botta di vita. Un'altra chicchetta spesso sottovalutata secondo me, molto bene, molto bene, molto bene, che è un po' il fil rouge di questo video, molto bene. Ho ancora due prodotti per la categoria del trucco. Uno è uno spray per fissare il trucco, l'All Nighter Ultra Glow. Ora, l'All Nighter è il mio spray fissante preferito da anni. Adesso è uscita questa versione Ultra Glow che va proprio a dare un boost di luminosità, pur fissando e facendo durare il trucco molto più a lungo. Rientra anche un po' nel concetto di make up over 40, perché al posto della cipria, per fissare il trucco anche nei vari passaggi, ho iniziato ad utilizzare lo spray fissante. Ha una bruma leggera, quindi non ci mette molto ad asciugare, luminoso, pazzesco anche lui, All Nighter Ultra Glow. E chiudiamo, perché mi rendo conto che questa categoria del trucco è ricca di chicche, ma anche si sta protraendo nel tempo in modo preoccupante, con una novità. Ho preso il mascara della We Makeup in collaborazione con Kami Hawk, che peraltro è andato sold out in pochissimo tempo, il mascara Very e mi è piaciuto assai. Intanto questo packaging caruccio, oro rosa, che per chi ha l'R moscia è facilissimo da dire, oro rosa. L'applicatore è quello che secondo me fa la differenza insieme alla formula, come di consueto, perché è molto particolare, con queste setoline sottili e con movimento elicoidale, mi verrebbe da dire, più lunghe da una parte e più corte dall'altra. La formula è molto liquida ma molto intensa, allunga in modo pazzesco. Benissimo, ecco, posso dire ancora una volta benissimo, e di nuovo azienda italiana, che non guasta mai. 2 aziende italiane, 2 prodotti da non perdersi, ecco, perché non supportare le aziende italiane quando sono pazzesche come in questo caso. E questo conclude, abbiamo fatta la categoria del trucco, che era quella più succosa, ma non è detto, perché adesso ci muoviamo con un balzo laterale alla categoria degli abiti. Se
avete guardato il mio video nel quale vi davo la mia interpretazione dei trend moda per la primavera estate 2021, saprete che i colori accesi, gli abbinamenti spregiudicati tra colori molto forti sono in voga per questa stagione e devo dire che questo è un trend che mi sono sentita di abbracciare in modo molto naturale, insomma un po' sfondando una porta aperta, e alcuni dei capi preferiti di maggio sono un riflesso di questo trend. Alcuni sono comparsi in effetti anche nel mio video, che peraltro se vi siete persi trovate cliccando qui o comunque lo metterò giù anche nella info box. Altri invece sono new entries. Partiamo con questa maglia che ho preso sul sito Loving This Dress, molto stretchy, elasticizzata, manica lunga, taglio laser netto con collo quasi a barchetta. Devo dire, il mio primo acquisto sul sito di Loving This Dress, prezzi abbordabili, qualità media, mettiamola così, perché comunque tipo la manichina si sta già un filo scucendo, per onor della cronaca, ecco, per essere anche onesta. Però mi ha conquistato questo color verde bosco vivacissimo, super acceso, che ritroverete anche in altri capi fra i miei preferiti di maggio e che adoro appunto abbinare con altri colori belli intensi. Secondo preferito è una new entry, ma anche qua torniamo sul verde bosco, un acquisto fatto sul sito inglese Collective, uno dei miei siti preferiti. Ora, prima di farvi vedere il capo, vi dico questa cosa, questa info di servizio, casomai vi fosse utile. Ho scoperto che post Brexit, dopo un periodo di assestamento, adesso si pagano le spese doganali per le spedizioni dall'Inghilterra. Qui c'è stato un momento così di grey area, di incertezza, adesso invece è saccagnata e ci vuole quindi anche molto di più per ricevere gli ordini. In questo caso circa 2 settimane abbondanti, quasi 3, di solito invece nel giro di 5 giorni, 6 giorni, insomma una settimana scarsa ricevevo il pacco. Questa volta ci è voluto molto di più perché deve passare attraverso la dogana e poi ho dovuto pagare in più le spese doganali. Lo dico, casomai foste interessati a fare acquisti su questo sito che ha dei capi molto particolari con questo vibe retro che amo follemente. E su Collective per l'appunto ho preso questo cardigan corto con manichina a sbuffo corta, collettino e ricamo in questo color tangerine orange, infatti sono proprio dei mandarini, che è un po' un trend anche di questa stagione. Mi piace tantissimo, cioè sono innamorata di questo cardigan. Da quando l'ho comprato, ogni volta che lo indosso mi sento un po' Sandy in Grease, ma anche feliciona, che non è poco, e veste alla perfezione. Si può usare anche come maglia a sé o con sotto una canottierina, per dire che di solito io lo metto così, abbinato con cose colorate o anche ton sur ton, pazzesco. Infatti, parlando di cose colorate, sempre su Collective ho preso anche questa gonna a righine multicolor. Questo è ModCloth per Collective, quindi un po' quindi la collaborazione tra ModCloth e Collective, e ne approfitto per un'altra nota a margine. Con grandissima tristezza ho scoperto che di nuovo ModCloth ha interrotto le vendite verso l'Europa, credo sempre tutto legato alla Brexit. Maledetti, che voi siate maledetti Brexit, perché insomma, mi ha creato 1000 problemi sta Brexit, sul lavoro e fuori dal lavoro, perché penso appunto che ModCloth facesse base per l'Europa sui magazzini di Collective e quindi è andato un po' tutto in barca. Questo comunque l'ho preso su Collective, collaborazione tra i due brand, fighissima, taglio svasato retro, super colorata, perfetta per la primavera e per l'estate e perfetta anche in abbinamento con il cardigan compagnuccio suo. Ma la bellezza, io pazza di questi nuovi acquisti, li ho aspettati, li ho bramati e quando sono giunti, se non altro, sono stati di grande soddisfazione. Poi vi propongo anche altri due capi già presenti nel video con i trend per la primavera estate, ma vorrei riparlarne brevemente perché sono effettivamente i capi che ho amato di più nel mese di maggio.
ovvero gonna in tulle giallo pastello, che in realtà nasceva abito. Mia madre è riuscita a recuperare anche la parte sopra dell'abito e adesso la sta mettendo a posto, il che significa che potrò indossare la gonna singolarmente abbinandola con altro, oppure col suo top, e mi ritrovo il vestito intero, che peraltro era con spalle scese, rouge, molto carino. Questa l'ho presa su ASOS, se non sbaglio, ed era appunto un vestito scontatissimo. Se è ancora disponibile, link sul mio blog. E chiudiamo la categoria degli abiti con questa camicina top, più che camicina, in sangallo, che ho preso su H&M. Il sangallo è una mia passione da quando avevo 6 anni, l'ho detto anche nel video dei trend, e questa camicina è perfetta da indossare sia in modo molto bon ton, ma anche più elegante, più casual, insomma con i jeans fa subito più casa nella prateria, con una gonna a tubino magari un po' più elegante, con sopra un blazer un po' più elegante, insomma molto carina, veste bene, manichina a 3/4 a sbuffo, sangallo, leggera, anche qua estate, primavera a morte sua. E questo conclude la categoria degli abiti. Mi darete ragione, spero. A sto giro avevo delle chicche davvero, cioè spesso penso, ecco questo mese ho trovato ma stavolta, dai è forte. E chiudiamo il video dei preferiti di maggio con la categoria delle scarpe. E le mie scarpe preferite di maggio sono le Gazelle della Adidas, o Adidas, non so mai come si dice, giallo e verde sono i miei colori di quest'anno, ma con queste scarpe sto un po' rivivendo my teenage dream, cioè queste erano le scarpe che andavano di moda quando io avevo tipo 20 anni e che amavo follemente. Le ho riviste e mi è partito così il mood saudagi, le ho comprate, ma devo dire comodissime, carine, perché non sono né troppo ciccettose né troppo sono una giusta via di mezzo, e questo color giallo limone mi fa volare altissima. Le abbino spesso e volentieri con le gonne a ruota, look multicolor, scarpe gialle, gonne colorate, oppure top giallo, gonna nera, scarpa gialla, insomma comode, carine, gialle. Should I add more? Dovrei aggiungere altro? Non penso proprio. Il che ci conduce alla fine di questo video dedicato ai prodotti preferiti di maggio. Spero che le cose che vi ho mostrato vi siano piaciute, che le informazioni che ho condiviso siano state in qualche modo interessanti o utili. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Volendo potete pure dare un piccolo clic sull'icona della campanella per ricevere una notifica ogni volta in cui pubblico un nuovo video e non perderne nemmeno uno. Vi ricordo ancora una volta, sul blog lista completa di tutti questi prodotti con link diretti di acquisto e link al post dedicato nella info box o cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Per oggi non c'è altro, baci a stampo a tutti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!